Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti nella quarta lezione dedicata a GarageBand. GarageBand, in questi tutorial si parla di iOS, è un'applicazione molto valida per creare musica anche per chi non è un musicista. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e se volete azionare la campanella per ricevere le notifiche degli altri contenuti che posterò. Se proprio vi scappa un pollicino, un bel like su questo video. Detto questo, vi ringrazio ovviamente, detto questo passiamo al contenuto del tutorial. Andiamo a vedere gli ultimi due strumenti che abbiamo tenuto per ultimi, non perché meno importanti. Una è la sezione etnici, che poi andremo a vedere anche come scaricare un aggiuntivo, e poi andremo a vedere gli archi, che secondo me dal punto di vista di campioni sono ottimi, come suono sono ottimi. Quindi detto questo, ci vediamo alla fine e vediamo cosa ha combinato il buon Gennaro. Bene ragazzi, una volta selezionato lo strumento etnico andiamo a vedere qua che ce ne abbiamo già 3 pronti disponibili e qui ovviamente se cliccate su questo grande vi troverete nell'ultimo che avete utilizzato e qua possiamo scaricarne un altro che vedremo dopo. Andiamo a cliccare sul primo e sentiamo cosa ci dice. Allora questo funziona più o meno come tutti gli altri. Abbiamo ovviamente da questa parte qui la possibilità di avere le scale disponibili come abbiamo visto ovviamente per tutti gli altri strumenti e abbiamo anche la possibilità di utilizzare ovviamente gli accompagnamenti automatici, accompagnamento automatico. Qui se switchiamo qua, vedete qui, andiamo ovviamente nei chord, negli accordi, ok? Come abbiamo visto per gli altri strumenti, niente più né più né meno. Vedete se io clicco, ok? E anche qua abbiamo l'accompagnamento automatico. Se clicchiamo sul primo, sentiamo un po'. E così via, ok? E così via. Per tornare ovviamente nelle note clicco su questo, su note e sono le scale. La cosa interessante di questi strumentini, che ovviamente poi vedremo che ne hanno altri strumenti, hanno altre cose, hanno degli effetti che troviamo qua in basso, qua vedete. Qui è adesso sentiamo il trillo. Vedete come vado verso sinistra il trillo diminuisce. Vado verso destra il trillo aumenta, quindi sto dando delle botte al microfono penso e quindi non vi preoccupate, e quindi è una cosa interessante questa perché abbiamo questo effetto qua, ma diciamo negli altri strumenti troveremo altri effetti. Ok, torniamo indietro e andiamo a prendere un altro strumento etnico, il secondo, ok, questo qui. Questo qua è molto carino, secondo me, è molto bello, sentite qua. Ok, questo funziona più o meno come gli altri, più o meno funziona uguale, qua abbiamo le scale, sempre lo stesso, qua abbiamo gli accompagnamenti automatici, cioè qua prima andiamo negli accordi, qui sono più melodie che accordi. E qui ovviamente abbiamo anche qua l'accompagnamento automatico. Sentite, sono melodie queste più che accompagnamento. Ok, la cosa interessante, ecco, in certi si stoppano, vedi qua abbiamo solamente praticamente questa possibilità di questo vibrato in questa sezione qua, mentre nell'altra sezione scale abbiamo il tutto. Però andiamo a sentire un attimo il vibrato, come funziona sugli accordi automatici. Ecco, se io lo lascio tutto a destra, ovviamente vedete è tutto aperto, ok? Se lo lascio tutto a sinistra è tutto spento. Bene, nella modalità invece scale abbiamo sia il vibrato, che lo metto adesso a 0, e sia altri effettini. Questa è la prima iconetta che troviamo a forma di nota, dicono che è un abbellimento, sentiamo.
vedete, schiacciando fa una specie di sguiccio. Invece la seconda è il trillo, anche qua su e giù, lo modellate. Ok, il secondo invece lo descrivono come nitrito di cavallo, ma è la verità. Il terzo e invece l'ultimo che abbiamo visto è il vibrato. Ok, bene, l'ultimo strumento, ma ne scaricheremo un altro, è il coto, mi sembra che sia il coto, no, scusi, il coto. Guarda, sentite che bello. Anche qui abbiamo il trillo, praticamente tipo mandolino. Qui è la stessa cosa per tutti gli altri, sempre da questa parte qui la possibilità di scegliere le scale, ok? La scala possiamo cambiare, ovviamente scala maggiore, tutto quello che abbiamo visto praticamente nelle altre sezioni, ok? E abbiamo ovviamente anche qui la parte automatica, ok qua, e degli accordi, però anche qui sono più per le melodie più che per accordi. Anche qui abbiamo la parte automatica ovviamente. Ecco, vedete qui sotto si spegne il trillo, non c'è più quando andiamo nella parte automatica, non so perché, questo è un problema forse dello strumento stesso che non permette questo, diciamo, effetto all'interno, diciamo, delle note di accompagnamenti automatici. Ora andiamo a scaricare un altro strumento. Bene, in questa sezione andiamo a cliccare su questo, vedete, veniamo catapultati in questa sezione dove possiamo scaricare uno strumento nuovo e andiamo a cercare lo strumento che ci manca, che è questo, cinesi tradizionali. Andiamo un po' a sentire di cosa si tratta. Ok, lo andiamo a scaricare e come per miracolo vedete apparire ovviamente negli strumenti etnici. Bene, una volta scaricato andiamo su fine e ce lo troviamo qua, vedete, eccolo qui. Andiamo a vedere, eccolo qua. Allora, qui abbiamo sotto il trillo anche qui. E anche questo funziona nella stessa maniera, abbiamo sempre da questa... Ah, non vi ho fatto vedere questo, che è presente anche nell'altro, nel coto. Qui sono praticamente gli ingrandimenti, ok, delle corde stesse, se avete magari... volete andare più sul sicuro, cliccate sullo zoom. Anche qui ovviamente ci sono tutte le altre impostazioni che abbiamo visto con gli altri strumenti e abbiamo anche qui la parte automatica e gli accordi, che anche qui sono, più che accordi, sono melodie. Andiamo a sentire. Ecco, anche qui vedete che sparisce sotto il trillo, non so perché, ma sparisce il trillo. Peccato, peccato. Bene, passiamo ai violini, agli archi. Anche qua abbiamo, vedete qua sotto, io non vi ho spiegato l'altra volta, ma abbiamo qua sotto delle icone diverse. Adesso vi spiego cosa serve. La prima ci catapulta nel regno degli accordi. Ecco, i violini funzionano così, diciamo, nella modalità accordi abbiamo, se clicchiamo sulla nota, abbiamo il pizzicato. Se andiamo qui, abbiamo, diciamo, il pieno corpo del violino, che praticamente più aumento la mia velocità, più, ok, aumenta anche il volume del violino.
Ok. Nella sezione degli accordi posso selezionare ovviamente un'altra diciamo schiera di strumenti, di archi, ok, di quartetti o terzetti che voglio utilizzare. Ecco, posso ovviamente spegnere o accendere uno di questi strumenti. Se io volessi solo utilizzare praticamente il primo, spengo tutti gli altri, oppure accendo quelli che mi servono. Ecco, il pizzicato funziona anche così. Ok, abbiamo qua la sezione automatica, ovviamente. Ok, abbiamo anche qua la sezione automatica. Poi torno indietro perché vi voglio far vedere le altre modalità che si possono aggiungere, si può raggiungere anche di qua ovviamente. Allora, torniamo indietro. La seconda modalità ci catapulta nelle scale. Che le scale sono ovviamente, abbiamo visto queste. Ok, posso qua andare a, diciamo, a mettere la scala che mi serve. Ovviamente posso switchare, ok, gli accordi e le scale di qua, ma questo lo abbiamo già imparato. Ecco, nella modalità scala posso utilizzare uno strumento solo, vedete che switcho e cambio strumento, perché questo ovviamente è per gli assoli, ovviamente. Ok, mentre qui andiamo nell'altra modalità, ok, scale, che non si differenzia tanto dalle note, ma pare che tenga in memoria, diciamo, i due preset. Per dire, io qua, vedete, ho selezionato un altro preset, ok? Se vado invece nella modalità note, vado indietro, vado nella modalità note e qua ho un altro preset memorizzato, ok? Ok, perfetto, vediamo un po'. Vediamo se tiene anche gli strumenti, metto questo, torno indietro, vado qui. Ok, quindi sono due presi diversi, ma diciamo che l'aspetto non cambia, ok? Neanche la modalità non cambia. Mentre l'ultima iconetta cosa serve? Serve a scegliere un quartetto, un terzetto, quello che più vi serve in questo momento. E andiamo direttamente negli accordi. Quindi i violini suonano molto bene, perché se avete sentito prima, ma lo faccio riascoltare. Allora ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per aver seguito questo video, mi scuso per l'audio un po' distorto, tra il naso e il microfono che era alto, non ci ho potuto fare niente, comunque l'ho voluto mettere perché era venuto abbastanza bene secondo me. Vi invito nuovamente a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e azionare la campanella per ricevere le notifiche, così tutti i video che usciranno ve li prenderete tutti, ok? E poi, come ho detto prima, se vogliamo proprio sbullaccare, se proprio vi scappa un pollicino, mettete anche un like. Detto questo, io vi invito a vedere anche le altre lezioni di GarageBand, avete visto come sono utili anche questi strumenti, perché dai qualche assolo un pochino così, un pochino etnico, ma un pochino come sonorità un pochino diverse. Anche gli archi abbiamo sentito che hanno veramente una ottima qualità. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro.